Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. Ben ritrovate a un nuovo appuntamento e a un nuovo podcast. Anche oggi vi parlerò di un argomento in particolare e vi darò un po' di chiarezze su un progetto, diciamo, in realtà sono più progetti, però diciamo un capo di abbigliamento specifico. Oggi parliamo del bikini, in questo caso parliamo del bikini sopra, quindi parliamo della base, insomma, del reggiseno. Vi ho raccolto 4 modelli che per quanto mi riguarda sono i principali modelli dalla base, insomma, da di lì si va a creare diverse cose. Con la base di questi bikini, quindi reggiseni, chiamiamoli così, all'uncinetto, noi riusciamo ad andare a creare diverse cose tipo i top, perché se noi partiamo dal triangolo andiamo a sviluppare un altro modello in giù, le spalline eccetera, e andiamo a creare dei magnifici top all'uncinetto. C'è un po' di confusione in questo campo perché ognuna di noi è diversa, ogni possibile cliente per cui si va a creare un capo di abbigliamento è diversa, quindi è un po' difficile darvi l'indicazione come taglia unica. Per esempio, un cardigan oversize come questo che si crea con 2 esagoni sicuramente non segue le forme, di conseguenza è facile da spiegare quando si va a scegliere la taglia e soprattutto si va a dire come si fa a prendere le misure. Nel caso di un bikini è un po' più difficile e quindi oggi andiamo a fare un po' di chiarezza. Allora, partiamo dal più semplice, che è un triangolo. Vi volevo dire una cosa, tutti i progetti sono creati con la maglia alta, quindi dopodiché i punti, i vari modi di indossarli è un argomento ancora che magari lo vedremo in futuro. Partiamo da questo, è il triangolo classico dove si va a iniziare dal meso, quindi si crea qua una catenella, l'ho messo solo dietro, scusate, si va a creare una catenella e attorno a questa catenella si vanno a creare tutte queste righe con un aumento centrale. Questo modello è il più, diciamo, conosciuto. Ognuna di noi ha un fisico diverso, quindi si ha a volte difficoltà nel scegliere le catenelle iniziali, a decidere quanti centimetri ci devono essere. Vi dico una cosa che vale per tutti i progetti che vi faccio vedere oggi: voi prendete come base un vostro reggiseno se è per voi, se non è per voi andate su Google e trovate una tabella delle misure, ok? Perché come ho detto prima abbiamo fisici diversi, di conseguenza un centimetro in più o in meno cambia nell'indossare. Io adoro questo tipo di costume di bikini sulle persone con poco seno, perché hanno, come vedete, una coprenza non esagerata. Mi spiego meglio: non hanno i laterali molto stretti, quindi non riescono a tenerlo molto il seno, almeno questa è la mia opinione. Vi faccio vedere un altro che secondo me rispetto a un altro modello ancora copre ancora di meno, perché se noi abbiamo un seno abbondante qui sui laterali tende in un modo un po' più evidente a uscire fuori, almeno questa è la mia opinione. Un altro modello che si basa sempre su degli aumenti ben specifici è questo. Comunque vi metterò anche la foto per tutto il discorso, così ce l'avete.
Questo è un altro modello dove noi partiamo sempre partiamo dal centro. Qua in realtà partiamo da una riga centrale sulla quale andiamo a lavorare. Qui al contrario partiamo dal centro sul quale andiamo a creare degli aumenti. Gli aumenti sono 3. E anche qua lo stesso consiglio: ve lo appoggiate sul vostro reggiseno e cercate di capire quando fermarvi negli aumenti. Anche questo modello, secondo me, rispetto a un altro copre un po' di meno, perché abbiamo comunque i laterali, questo e questo, che non è molto, non è molto rigido, chiamiamolo così. Che qui ci sono diverse soluzioni: si può utilizzare come contorno un filato elastico, lì sì che tiene. Però io voglio farvi una classifica generale dei modelli e cercare di spiegarvi più o meno come autogestirvi. Questo progetto ce l'avete già sul canale, quindi è facile da trovare le spiegazioni, e vi metterò il link nel podcast. Ci sono questo modello qua e un altro ancora dove non ho fatto il video progetto, il video tutorial, però se vi piace assolutamente lo andrò a creare per voi. Adesso passiamo ai 2 modelli che secondo me vestono meglio in assoluto. Sono dei modelli molto semplici da lavorare a parer mio. Siete pronte? Allora, il primo ve lo faccio vedere nella versione bianca, perché questa versione ce l'avete sul canale. Vi faccio vedere che copre molto meglio nella fisionomia, no, del corpo, e secondo me è quello che tiene abbastanza bene rispetto all'altro dove è un po' più dritto. Diciamo che si nota un po', scusatemi, vedete, si nota un po' di più, ok? Almeno io nel provarli mi sono sentita molto meglio con questo. Questo è un modello Granny, molto simile come procedimento a lui. L'aumento però è diverso, sono comunque 3 aumenti, ma sono diversi. In pratica partiamo sempre dal centro e andiamo mano a mano ad aumentare e creare la nostra coppa. Sono sempre 3 aumenti, ma sono diversi perché è molto maggiore rispetto a questo qua. Vedete che è un po' più piatto, quindi è per quello che dico che chi ha poco seno con i 2 modelli precedenti veste benissimo senza problemi. Con chi deve contenere un po' di più, diciamo che il modello che consiglio è questo qua. Il tutorial di questo progetto c'è sul canale. Vi faccio vedere la versione questa colorata, però i materiali che ho usato sono tutti fioccotone. Guardate, questa è la versione colorata ed è praticamente lo stesso gomitolo di fioccotoni col quale ho fatto la maglia indie che trovate sul mio canale, e chi mi conosce la conosce già. Sempre con il motivo Granny, quindi maglia alta. Adesso passiamo all'ultimo modello. Non avete il video progetto sul canale, però se vi piace assolutamente lo andiamo a creare insieme. È un esempio piccolissimo perché l'ho fatto giusto per questo podcast, ed è questo. Sempre maglia alta, però vi posso assicurare che veste molto bene, sia per chi ha poco seno, ma soprattutto per chi deve contenere, perché guardate, adesso non so se riesco di profilo perché l'ho lavorato con un uncinetto un po' più grande, quindi non è molto rigido, però contiene molto molto bene. Adesso vi faccio vedere un po' tutti e ricapitoliamo. Allora, questo e questo sono quelli che, per quanto mi riguarda, sono quelli che contengono meglio, quindi soprattutto per chi ha un seno abbondante lo consiglio. Questo e questo qua sono quelli che vanno bene, diciamo, a parer mio, per tutte quelle che hanno un seno un po' più piccolino, perché contengono il necessario, quindi non c'è niente che esce fuori, diciamo, dai laterali.
Tutte e quattro vanno benissimo se dovete fare dei toppini, perché lì dopo si vanno o comunque a riprendere i laterali sia da un lato sia nel chiuderli, tipo come ho fatto io qua su questo bianco, che sono andata a creare questo legame tra di loro dove praticamente trattiene molto bene. Sono molto, come dire, giusti per andare a creare proprio dei top, perché no, dei vestiti estivi e tante altre cose dove non abbiamo la necessità di indossare un reggiseno sotto. Sicuramente voi penserete, però con il punto Granny mi si vede tutto. Vi posso assicurare che non si vede un granché, perché questi spazietti sono talmente piccoli che non si vede. Ve lo dico perché l'ho indossato. Però se vi trovate insomma in difficoltà e pensate che non vi serva indossarlo così, nel senso che vi trovate in difficoltà, lì potete provare a prendere della stoffa elastica, ritagliate la misura giusta, quindi il triangolo, e andate a cucirla. È facilissimo, non vi servono delle coppe imbottite, non vi servono tanti investimenti. Ancora meglio se vi capita di avere dei costumi della stagione passata che non indossate più, quindi invece di buttarli si vanno a recuperare e si usano per foderare i costumi creati all'uncinetto. Sono diciamo due metodi molto economici nell'autogestirvi. Non vi ho fatto vedere dei costumi creati con filati elastici perché non li ho ancora creati. Io ho usato sempre il fiocottone perché penso che sia molto giusto come filato, ma vi consiglio anche di utilizzare il filo di Scozia numero 5, è fantastico. Poi dopo il lavaggio tende a stringersi, a creare veramente molto bene l'idea del bikini, quindi del reggiseno, quindi è molto utile. Il numero 8 è bello assolutamente come spessore, però lì bisogna avere la pazienza di andare a usare un uncinetto piccolo, di conseguenza il lavoro cresce poco, e se avete necessità di creare un costume subito perché è successo un imprevisto, qualcosa, sicuramente un filato più spesso, quindi il numero 5, il fil di Scozia numero 5 è il fiocottone, diciamo che sono quelli più indicati a parer mio. Assolutamente non sdegno i filati elastici specifici per i costumi, diciamo che lì abbiamo l'aiuto nel contenere il tutto, perché comunque qui parliamo di rigidità, ok? E con un filato elastico sicuramente veste molto meglio. Però ho detto all'inizio del video che nulla vi vieta di fare il costume, la parte insomma più importante, con il fiocottone e poi riprendere i bordi, magari diminuendo leggermente l'uncinetto, quindi per creare proprio una coppa, con un filato elastico, e poi ricreare anche i vari cordini per legarlo, i vari modelli, perché si possono utilizzare in diversi modi. Si può utilizzare in questa maniera da indossare, oppure si può utilizzare al contrario. Per quanto riguarda l'indosso, lì insomma scegliete voi in base ai vostri gusti e in base a quello che decidete. Bene, io sono arrivata alla fine di questo video. Spero che vi ho dato delle informazioni abbastanza importanti. Vi chiedo se siete curiosi di vedere quei due modelli che non ci sono sul mio canale, quindi se volete anche la mia versione, che in realtà più o meno è sempre la stessa che si trova in giro, però ognuna di noi, ogni creatrice è particolare a modo suo, e quindi c'è chi preferisce essere un po' più diretta, dare solo indicazioni, c'è chi si fa una chiacchiera tipo io, perché quando mi arriva il dubbio se c'è un passaggio un po' più complicato, cerco di spiegarlo in ogni video progetto, e quindi sono lì che mi dilungo un po' di più.
Ci tengo anche a ringraziarvi per ogni like, per ogni condivisione, per ogni commento, per ogni vostra partecipazione. Veramente stiamo crescendo su questo canale ogni giorno e io veramente sono orgogliosa della vostra presenza, perché ho iniziato per, chiamiamolo così, gioco, perché non pensavo che qualcuno fosse interessato a questo mondo. Il nostro uncinetto è particolare e diciamo mal visto in generale, però per fortuna viene riscoperto, quindi io sono veramente felice. Io intanto vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio della vostra presenza. Per chi mi ha scoperto da poco e gli fa piacere, gli consiglio di iscriversi, così non rischia di perdersi nessuna novità che vado a pubblicare e così resteremo in contatto. Ci vediamo al prossimo video podcast.